Adesso ne parlo una volta per tutte, poi se capite imparate, se non capite vi tenete i vostri problemi. Basta discussioni sulla cinofilia, non è una scienza inesatta, non esistono scuole di pensiero, esistono degli studi scientifici, lo dico sempre, ci sono tanti dei miei video in cui affronto la parte scientifica della materia, anche se in realtà la materia è scientifica. Ci sono stati degli studi nella psicologia, la nascita dell'etologia con Konrad Lorenz, esistono appunto le facoltà in università, zoologia, biologia, psicologia. Quello che vedi nei miei video, quello che dico io, non è una mia scuola di pensiero, non è un mio pensiero. È dal 1986 che ho cani. Sono quasi 40 anni che ne osservo il comportamento e dal 2010 che studio la materia scientifica e ho avuto modo di sperimentare in prima persona l'efficacia di quello che poi io ti racconto e ti mostro nei video. Io ti sto dando dei consigli, tu puoi prendere questi consigli e migliorare, oppure puoi continuare a farti inculare da quelli che ti dicono di usare il guinzaglio a strozzo. Se metti in dubbio quello che ti dico, a me non interessa, io non ti devo convincere. Più che dimostrarti coi miei cani e coi miei video l'efficacia di ciò che vado professando, non posso fare. Ora io te lo dico, i miei cani sono obbedienti. I problemi che ho avuto, perché educare un cane significa affrontare dei problemi e risolverli nel tempo. Io non ti posso dimostrare in 5 minuti che ho risolto il disturbo di un cane, ma ti posso garantire che se io prendo un cane, in 2-3 anni questo cane cambia da così a così. Ma non è questo il punto. Sei tu che devi imparare, perché il cane lo gestisci tu e i problemi riguardano la tua gestione del cane. Io non posso fare il meccanico, fare tri tri tri, sguinzagliatina, colpettino e te lo sistemo. Chi vi dice queste cose vi sta prendendo in giro. Vi lascio qua il video in cui spiego bene questa cosa. I miei metodi funzionano non perché lo dico io, ma perché lo dicono fior fior di studi e di scienziati, docenti dell'università, e se andate a fare i corsi ufficiali, vi metto qua un po' di sigle, vi diranno le cose che dico io. Ci sono istruttori più competenti, istruttori meno competenti. Oggi tutti possono ottenere un diploma anche se non sanno fare una mazza e poi dire cavolate in giro su internet, cose inventate da loro. Io non mi invento nulla. Tutto quello che dico io l'ho sperimentato decine se non centinaia di volte con centinaia di soggetti diversi. Sto trasmettendo la mia esperienza a te che magari hai avuto un cane o due disastrosi probabilmente. Se pensi che i border collie siano una razza facile, prendi 3 border collie, vieni a vivere a Milano e poi ci vediamo fra 2-3 anni e mi dici come sei messo coi tuoi metodi. Cicci. Sì, adesso vedi. Specie mi guarda sempre. Guarda. I disturbi del comportamento, a differenza di come vi fanno credere alcuni che prendono il cane ta 5 minuti e il cane si comporta bene, non è così. I disturbi del comportamento sono psicologici. Ci vogliono mesi, anni di lavoro per recuperare un cane problematico. Come se tu vai dall'analista, non puoi in 5 minuti risolvere i problemi di una vita. Ma capire è un lusso. Evidentemente molte persone comprendono solo la violenza. Ah sì, lo sottomette, lo schiaccia, lo capisco. Ah, lavora coi premietti, servirà solo il premietto. Parliamo un attimo dello spettro del delirio. Da un lato, abbiamo detto, ci sono le persone coi guinzagli a strozzo che ancora professano questi metodi arcaici. Persone che non hanno studi scientifici, non hanno fatto l'università, non hanno frequentato corsi, non hanno fatto niente, si sono inventati di essere educatori cinofili perché magari ci sanno fare coi cani.
Capita di avere una dote naturale, ma poi devi studiare. Tu puoi andare avanti con le tue convinzioni che i guinzagli a strozzo sono necessari, che la coercizione serve altrimenti il tuo cane non diventa obbediente. Poi io ti faccio vedere i miei cani e ti faccio vedere con rinforzo positivo quello che si ottiene. Bravo Noxy! Ma super! È vero, eravate già qua. Se tu ancora c'hai l'effetto di salame sugli occhi, cazzi tuoi. Dall'altro lato invece dicevo, ci sono queste persone che anche loro magari hanno frequentato dei corsi o si sono inventati di essere sensitivi, di avere dei poteri particolari. Gli uomini che sussurrano ai cani, no? Dicono no, il cane non devi educarlo, non serve addestrare un cane, il tiro e molla non si può fare, non puoi dirgli di no, ma fa così, lascialo annusare perché sennò no, devi mettere quello perché lo dico io che non sono nessuno e non ho nessuna base scientifica per dire queste cose, me le sto inventando. Quindi abbiamo i coercinofili da un lato, io li chiamo così perché sono cinofili coercitivi, quindi coercinofili e gentilofili, che sono quelli che non capiscono il discorso del rinforzo positivo e il discorso scientifico e prendono per buono il fatto che il cane non gli puoi dire no, non lo sgridi. Benissimo, il cane non si sgrida, il cane non si maltratta, ma il cane non fa quel cazzo che vuole. Bisogna educarli i cani, perché sennò non esisterebbe questo canale e in giro vedremmo solamente cani che si comportano bene e tutti possono parlare su internet. Questa è la cosa, ragazzi, sono persone che ragionano con la pancia, non ragionano con la testa, non hanno basi di studi scientifici alle spalle. La cinofilia è una scienza, bisogna studiare, bisogna capire e se poi le cose non ti vengono, probabilmente non è la tua cosa. È così, tutti guidiamo, ma io non andrei mai da Lewis Hamilton a discutere sulla sua tecnica automobilistica, perché non ho mai vinto un gran premio. Dovete anche avere l'umiltà di capire che se una persona ottiene dei risultati, magari è per le sue capacità e le vostre non sono equiparabili. Facile coi border collie, facile qui, facile là. Mi spiace di avere solo 3 border collie, non aver 60 razze diverse, tra cui i pitbull che vi piacciono tanto, ma io condivido la mia esperienza e do dei consigli. Se tu sei scettico e senti la necessità di scrivere schifezze nei commenti in cui senza nessuno studio, senza nessuna preparazione, senza nessuna esperienza, vieni a contestare quello che io dico, vai alla facoltà di psicologia e discutine con i docenti e tieniti i tuoi problemi.